Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la primavera del 2024 e abbiamo la carta delle stelle. Ragazzi, nuovi obiettivi, nuovi modi di vedere le cose, nuovi punti d'arrivo. Quando c'è la carta delle stelle tenete presente che fa anche riferimento al destino, quindi potrebbe essere un periodo dove per destino dovrete vivere una certa dinamica. È anche una carta che parla di canalizzazioni e di nuove idee. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Ci sono solo più 2 o 3 posti liberi, mi pare, per le tarot pratiche intendo. Eventualmente potete scrivermi un'email per avere maggiori informazioni. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per gli amici della Vergine. Allora ragazzi, partiamo con un 7 di coppe, un 8 di bastoni, un 6 di coppe, gli amanti, abbiamo un 6 di bastoni e un 10 di spade. Allora ragazzi, adesso vado a vedere, diciamo, le carte una per una e dopodiché andrò a fare i vari esempi, se siete single, se siete in coppia, se siete occupati, disoccupati, ok? Allora, partiamo da questo 7 di coppe. Um, Devo dire che qui si parte da un momento dove probabilmente ci sono varie idee. Potrebbe essere anche l'inverno, ipotesi, no? Che vi ha come dato l'opportunità di valutare nuove prospettive, nuove opportunità, come se ci fosse stata una sorta di apertura a livello di possibilità. Andiamo a vedere il 7 di coppe. 10 di spade, che ce l'avete già qui. E abbiamo il 9 di pentacoli. Allora, vi dico che per qualcuno potrebbe essere una scelta lavorativa, quella che si sta valutando, o comunque ci potrebbe essere qualche cosa con la gestione economica. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Cavaliere di pentacoli e 5 di pentacoli. Allora, ragazzi, qui con l'8 di bastoni potrebbero esserci delle novità, però anche qui di nuovo ho 2 carte di pentacoli, quindi potrebbero essere o novità a livello economico
Vi dico, il 9 di Pentacoli è una carta di forte abbondanza economica, ma il 5 di Pentacoli indica qualche tipo di perdita. Quindi sento che potreste contrarre come dei debiti, magari perché dovete fare l'acquisto di casa, ok? Quindi ci sta anche. Però questo Cavaliere di Pentacoli è come se rallentasse l'otto di bastoni. Cercate di prendere le cose un po' per volta, cercate di calibrare bene. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni, un 2 di bastoni, un cavaliere di spade, la sacerdotessa e l'appeso. Allora, devo dire che sia 6 di coppe che la stella mi parlano di sogno, ragazzi, come se qualcuno qui stesse capendo come riuscire a concretizzare il proprio sogno. Qui c'è come una notizia, dopodiché un'azione, un qualche cosa che dovete fare per raggiungere questo sogno. Allora, tenete presente che avete sia la sacerdotessa che l'appeso. Qui si tratta principalmente di osservare le cose o da un altro punto di vista o nel lungo periodo o entrambe. Quindi di non vedere, diciamo, il progetto solo in riferimento al prossimo mese, ma di vederlo in riferimento al prossimo anno o triennio, ipotesi. Allora, devo dire che per qualcuno si potrebbe anche trattare ehm, scusate. Ah, giustamente. Sto facendo l'oroscopo della primavera. Ok. Ehm, Ho come la sensazione qui che potrebbe anche esserci una sorta di ripensamento, come se ci fosse un'attitudine con qualche cosa del passato, qualche cosa che si può elaborare, qualche cosa che mi viene da dire anche per qualcuno si sta inseguendo da un po'. Potrebbe essere una persona, ragazzi. Andiamo a vedere la carta degli amanti. Abbiamo la stella e un 4 di bastoni. Che interessante. Allora, devo dire che qui c'è aria di anima gemella, ragazzi. Ok, perché amanti 4 di... come si chiama? 4 di bastoni, due volte la stella e un 6 di coppe. Quindi sì, vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere... Allora, per pochissimi sento un ritorno, però non è un ritorno, cioè è da prendere un po' con le pinze, ecco. Per qualcun altro invece è come se arrivasse questa persona nuova, anche un po', direi velocemente, no? Direi proprio, sì, molto velocemente. Non è che arriva, non è il sentimento che arriva velocemente, è il fatto di ritrovarsi insieme con questa persona a chiacchierare. Quello che vi lega tanto è la chiacchiera, lo spasso, devo dire, no? E comunque sì, qui ci potrebbe essere una questione legata a una nuova relazione che nasce. Se siete già in una relazione, questa relazione si potrebbe stabilizzare, potreste anche decidere di andare a convivere, però lo andiamo poi a vedere dopo, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Ok, andiamo con il 6 di bastoni. Mm, La morte, la forza e un 2 di pentacoli. Qui, ragazzi, c'è da ehm, cambiare un certo schema di comportamento. Devo dire che è come se ci fosse una modalità di pensiero un po' passiva,
E qui probabilmente questa deriva da uno scarso amor proprio. Ah, tra l'altro, se questa parte, cioè se questa zona degli amanti, questa cosa che vi ho appena detto, non riguardasse una relazione con qualcuno, qui si potrebbe trattare o del fatto che andate ad abitare da soli o magari, non so, è la vostra prima casa comprata, c'è un qualche tipo di stabilità, c'è qualche tipo di desiderio che si andrà a raggiungere che diciamo sarà un buon nutrimento per il vostro amor proprio. E qui è anche un po' quello che sento che dovete tagliare appunto con certi pensieri, soprattutto il non sono abbastanza, piuttosto che identificarsi col risultato. Cioè, non è che se c'è una cosa nella vostra vita che va male, voi andate male, ok? Perché voi non siete solo quella cosa lì, che sia il lavoro, che sia la relazione di coppia, c'è tanto altro dietro. Quindi stacchiamoci da questa identificazione con il risultato, perché è quello che ci fa soffrire fondamentalmente. Andiamo a vedere questo 10 di spade. 3 di coppe, 3 di coppe, ruota della fortuna e 5 di bastoni. Mm. Ragazzi, ho come la sensazione che pulendo questa identificazione con l'ego, questo non sentirsi abbastanza, questo ehm, continuo, mi verrebbe da dire anche alto e basso emotivo, vi dirò che è come, perché poi avete la ruota della fortuna qui, quindi entra una sorta di cambio che vi farà letteralmente diventare più competitivi. Io sento che qui tutto questo vi darà amor proprio, vi darà forza, vi darà, come dire, sì, coraggio anche, avevate la forza, eccolo qua. Ma che interessante lettura, ragazzi. Allora, partiamo dai single. Allora, se siete single, vi dico, potrebbe proprio arrivare una persona, potreste anche, cioè nel senso, come vi dicevo prima, no? Vedervi un po' fagocitati, non tanto nel modo in cui va avanti la relazione, ma sentirvi attratti da questa persona proprio dall'oggi al domani. Poi in realtà la relazione, anche la persona, sento che sia piuttosto prudente, piuttosto non è una persona che si espone o che fa false promesse, per capirci. Ok? Piuttosto non dice niente, ma dice qualche cosa solo quando è sicura, tipo per non dare false speranze, per non illudere. Mi sembra una persona piuttosto corretta, devo dire. E vedendo questo, vi dico, ci sono delle forti probabilità che potrebbe essere l'anima gemella. Allora, quando io parlo di anima gemella, ragazzi, sapete che non intendo quello che romanticamente si intende, ovvero vissero tutti felici e contenti. L'anima gemella è un'anima affine a noi, poi sarebbe un pezzo della nostra anima, ma non scendo in dettagli, cioè sarebbe come uno sdoppiamento, però vabbè. L'anima gemella è quella anima che incontra la nostra vita per X tempo, non è detto che sia per tutta la vita, però con la quale si cresce in luce, ovvero sono quelle relazioni sane, sono le relazioni che nutrono, sono le relazioni che ci fanno sentir bene, sono le relazioni dove quando c'è un problema lo si affronta in modo sereno e non ci si prende per i capelli, fondamentalmente. Però non è detto che siano per tutta la vita. Questa è un po' l'idea romantica che ci vendono con le favole. Però comunque vedo che qui c'è fortemente la possibilità. Ah, e un'altra cosa, l'anima gemella non è detto che sia un'anima romantica, può anche essere un amico, può essere un collega, ok? Quindi voi adesso prendetela come più vi piace, però tenete, cioè, allerta al vostro discernimento, sappiate che è l'idea a cui voi vi volete, diciamo, accoccolare, ok? Siate solo coscienti che potrebbe non essere la persona romantica in questo caso, ecco. Anche se vi dico che per molti sì c'è un incontro romantico. Allora, se fosse invece, se foste in una relazione, devo dire che qui le cose vanno ad un livello successivo,
ho come la sensazione che ci sia una miglior comunicazione, una miglior visione rispetto al futuro. È come se si iniziasse, diciamo, a parlare un po' più concretamente di quello che è la relazione. E devo dire, ragazzi, che c'è la possibilità di andare lontano, di fare progetti futuri, come vi dicevo. Sento che comunque la relazione è piuttosto profonda e genuina, è pulita, piuttosto pulita, diciamo così. Poi, vabbè, sapete che tutte le relazioni hanno gli alti e bassi. Allora, anche qui, per quello che riguarda la famiglia, che sia quella di origine che sia quella che avete originato, devo dire che non è male qui, potrebbero esserci dei piccoli imprevisti, potrebbero sorgere delle spese non preventivate, però niente di... ho come la sensazione che qualcuno deciderà di farsi dei debiti per o ristrutturare la casa o migliorare qualche tipo di questione a livello familiare, ma sarà per vostra scelta, non perché vi ritroviate davanti a una situazione brutta, ok? Poi, per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora vi dico, ehm, se siete disoccupati, potrebbero arrivare dei lavori interessanti, potrebbero essere lavori stagionali, mm, però comunque vedo che almeno per un buon periodo la cosa è stabile, ok? Vedo che comunque è anche un ambiente lavorativo piuttosto in armonia. Fate attenzione sempre a questa vostra sensazione di non essere abbastanza, ok? Perché vi mette... È come se vi metteste da soli in una posizione di inferiorità. E tenete presente che gli altri vi trattano come voi vi ponete. Se voi date la sensazione di essere inferiori, gli altri vi trattano di conseguenza perché è l'energia che emanate. Quindi su con la testa. 2 volte la stella, devo dire che qui si va verso degli obiettivi. Se per esempio state pensando di aprire un'attività indipendente o avete già un'attività autonoma, vi dico che potreste prendere il rischio di provare qualche cosa di nuovo, ma sento che la cosa ha buone prospettive di stabilizzazione, di realizzazione, di darvi quello che voi trovate. Se foste dipendenti, devo dirvi che potrebbero anche arrivarvi dei premi inaspettati, ragazzi. E comunque sento che è un ambiente abbastanza armonioso quello dove lavorate. Ehm, Parliamo di economia. Ecco, lì forse c'è da mettere un'attenzione in più, perché ho come la sensazione che probabilmente state cercando di tenere in piedi più cose allo stesso tempo. Probabilmente da un lato c'è questo progetto, dall'altro qualcuno ha già un lavoro in essere. Ed è come se ci fosse un po' di dispersione di denaro, soprattutto se per caso, come vi ho detto prima, sceglierete o comunque state valutando di farvi dei debiti per magari ristrutturare casa, piuttosto che ampliare magari la vostra azienda, ecco. Scegliete con oculatezza. E vi dirò un'altra cosa, ci sono se per esempio foste autonomi o aveste un'azienda, insomma, ci sono come dei servizi o dei prodotti che non vanno più tanto sul mercato e che è ora di rinnovare, ragazzi, o tagliarli, cioè insomma dare un fuori produzione, oppure c'è da innovare i prodotti o i servizi. Devo dire che tutto sommato non è un periodo malvagio, anzi è un periodo movimentato un po' in tutti i settori. L'unica cosa, ecco, forse il denaro, fate attenzione a muoverlo con prudenza, ecco, l'unica cosa che vi posso dire. Anche se poi comunque tra la stella e la ruota della fortuna potrebbero tranquillamente arrivare dei premi, delle opportunità, delle vincite, qualche cosa che non ci si aspetta. Bene ragazzi, allora voglio darvi ancora una carta di Osho
o due, e poi ho un oracolo nuovo che andiamo a vedere. Ok. Il fulmine e seguire il flusso. Quindi qui abbiamo la carta della torre e un asso di coppe. Quindi proprio è un po' quello che sento anche qui con la morte, no? Da un lato c'è qualche taglio, qualche crollo, e dall'altro vi dicono seguite il flusso. Effettivamente avete comunque 2 10 quindi, e la morte, quindi qualche cosa lascerete indietro in questo periodo. Ma non sento che sia così negativo, cioè è più la convinzione o l'ego di qualche tipo di possibilità che dovete, ripeto, se per esempio siete un'azienda pluriprodotto, qui c'è qualche prodotto che è da rivalutare e da lasciare indietro e semplicemente seguire il flusso, mi viene da dire, del mercato in questo caso. Va bene, andiamo a vedere uno di questi oracoli, che sono degli oracoli degli oli essenziali. Quindi per chi ama gli oli essenziali, oppure ci sono anche diversi fiori, diverse erbe, magari vi possono essere utili, ecco. Adesso questo mazzo è gigantesco, sono obbligata a mischiarlo così perché non mi sta nelle mani. Ci posso provare, ma non riesco neanche a prenderlo proprio. Vediamo cosa viene fuori. Sì, ce la faccio. Ok, allora vediamo un po'. Achillea millefolium, e in inglese è yarrow. Wow, parla di una guarigione fisica ed emozionale. Wounds, non so che cosa voglia dire, aspettatemi. Ok, allora dice che guarisce le ferite, per chi non lo sapesse questa parola vuol dire ferite, le ferite fisiche e emozionali, e può essere inalata, quindi attraverso il bruciaessenze, può essere usato sotto forma di olio essenziale, quindi applicato sulla zona. Con gli oli essenziali, se ci sono delle ferite fisiche, gli oli essenziali non vanno applicati direttamente sopra la ferita, a meno che non sia quello di tea tree, però è molto molto forte, quindi sconsiglierei, però potete applicarlo, diciamo, intorno alla zona, oppure può essere anche assunta oralmente con le capsule. Achillea millefolium è il nome in latino. Bene, amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video. Io vi ringrazio. Ah no, se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. Iniziate comunque dalla playlist mappa del percorso evolutivo, perché quella è un po' la base a livello di metafisica sulle energie, su come si muovono le energie, ok? Bene, adesso sì, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!